Salve a tutti, allora sembrerà incredibile, ma mi sono ricordato che nel video scorso avevo detto questa cosa che volevo raccontarvi. Oggi piove, quindi ci sta macchine, fanno un casino di pazzi. E mi sono ricordato che vi volevo raccontare questa cosa degli accordi coi bassi diversi, ok? Perciò il video si chiama come rivolto e rivolti. Cioè, qual è la questione? Allora, cosa è un rivolto? Più o meno, diciamo, dovremmo saperlo tutti quanti. Semplicemente prendo un accordo, una triade, una quadriade, quello che è, do maggiore, settima, no, insomma, qualsiasi cosa, lo prendo e lo rivolto come una frittata. Cioè invece di mettere do, mi, sol, metto mi, sol, do. E per fortuna che è successo all'inizio. Ok. In genere questo rivoltamento degli accordi lo si fa mantenendo però il basso a sinistra. Quindi io metto do e poi metto questo, poi metto sempre do e rivolto, così faccio questa cosa. Questo è il genere, l'uso questo qua fa cacare, però insomma, esiste, anche lui ha diritto, insomma. Okay, questo significa rivoltare. Invece la cosa figa è quello di mettere al basso una nota che non sia la prima, la tonica, la fondamentale, come la vogliamo chiamare. E che cosa succede questa cosa? Che ovviamente cambiare questa cosa, quindi non girare le notine ma tenere sempre il basso giù, ma costruire l'accordo in maniera che il basso sia una nota diversa dalla prima, ovviamente crea un suono diverso, particolare. Nel video quello là con tutti gli accordi sotto la nota l'ho fatto a un certo punto, tipo do basso sol, do basso mi, questa roba qua. Ok, quindi guardiamoceli un attimo. Allora, che cosa succede? Se io prendo un accordo maggiore e lo suono così, ma in qualsiasi colore sia, insomma, com'è? Okay? Però lo suono mettendo sotto per esempio la terza, lo sentite che questo pazzo inizia a cantare, ok? Cerca di salire, ti ispira un fatto, ok? Se metto la quinta, peggio ancora, epico. Ok? Questo è un po' la cosa. L'effetto particolare è quello che se io metto al basso la terza, si crea un intervallo di terza bemolle, terza minore fra il mi e il sol, che sarebbero la terza e la quinta dell'accordo. Quindi, guardate che succede. Cioè, se io prendo do maggiore settima, per esempio, e lo rivolto e metto al basso la terza, succede questa cosa qua. Perché? Perché questa è una terza minore. In realtà, per esempio, anche questa sarebbe la quinta di questo mi, insomma. Quindi che succede? Che la maggiorezza di questo do viene offuscata da questo involucro minoreggiante, ok? Questo è il fatto figo, cioè il fatto che prendo un maggiore e lo velo, no? È più evocativo una fotografia a colori, che è chiara, definita, o una fotografia in bianco e nero. Perché? Perché velo l'immagine, e quindi che cosa succede? Che la mia immaginazione si attiva perché ci aggiunge delle cose. È sempre così, è più bello il libro o il film? È sempre più bello il libro, perché? Perché il libro ti impone di immaginare, è un po' questa la cosa. Quindi quando una cosa non è chiara, evidente, ma è evocativa, a noi ci fa un effetto più bello. Ora, stessa cosa per assurdo, no? Se io prendo do minore e suono do minore però basso mi bemolle, che succede? Succede che questo minore si maggiorizza un po'. Perché? Perché fra la nota di sotto e la nota qui sopra, mi bemolle sol, che sarebbero terza bemolle e quinta di do, in realtà si crea un intervallo di terza maggiore. Questa è la prima cosa. Quindi facciamo un esempio. Io prendo do maggiore e suono il classico quarto maggiore, quarto minore modal interchange famoso.
bellissimo, obiettivamente. Però è spiattellata come cosa, cioè è chiara, cioè un fa maggiore, un fa minore. Se io ora gioco con questa cosa e il fa maggiore, ci metto la terza al basso, viene questo. Guardate quanto è meno maggiore questo qua, non so come dire. C'ha quella malinconia. Fa minore, basso terza, guardate qua, che succede? Che si aggiunge un po' di speranza a questo minore. E poi, primo grado, do maggiore, basso quinta. La stabilità, no? Però in movimento, una stabilità però in movimento. Infatti, arriva a questo quarto grado, che è anch'esso in movimento perché è quarto grado, però sembra una cosa. Benissimo, ok? E non è meglio o peggio, non ci fossilizziamo su queste cazzate, cioè è più evocativo, cambia un fatto, è più sfumato, va bene? Ok. Allora, questo per me è la cosa. Questo chiaramente lo posso fare con i diminuiti, con maggiori sette, cioè con le sette. Mi settima, basso, sol diesis, guardate qua. Sto giocando con questa per andare vado prima alla mi settima, basso, sol diesis. La minore, fa maggiore, fa minore, do maggiore, re basso fa diesis. Figata. No, per me figata, ragazzi, cioè, proprio ci impazzisco questa roba. Detto questo, allora volevo provare a fare, lo faccio a volte questa cosa pure per i ragazzi, cioè, suonare uno standard, sempre quelli là famosi che usiamo, io ne uso 3 o 4 perché insomma così è capace che poi a un certo punto uno se le impara pure a memoria. E Old Iniziale, ok? Old Iniziale lo dovreste conoscere, comunque ve lo racconto un attimo. Il pezzo in La bemolle, comincia in La bemolle, fa minore, sesto grado, si bemolle minore, secondo grado, mi bemolle settimo, quinto grado, La bemolle maggiore, re bemolle maggiore, sol settima e arriva a do maggiore, ok? Allora che cosa faccio io? Parto con fa minore, no? Poi si bemolle minore, c'ho il fa, lo tengo, mi bemolle settima, mi bemolle lo settima, lo vedete che è sol diminuito, mi diminuito con la nona bemolle, quindi mi diminuito preso classicheggiante do basso mi, la bemolle, basso mi bemolle, re bemolle, basso re bemolle, che ci sta, sol, basso re bemolle, sol settima col colorino bellino, 11 più al basso, do maggiore, do minore, fa minore, si diminuito, mi bemolle, basso, si bemolle, ci sta, re settima, re basso, la bemolle, re settima, basso, 11 più, sol maggiore, mi basso sol diesis, la minore, re basso fa diesis, sol sa, do basso sol, fa diesis, si basso fa diesis, mi basso mi, una delle tante, do basso mi, stesso quanto, re bemolle minore, basso mi,
La bemolle, basso la bemolle. Re diminuito. Si bemolle maggiore, basso la bemolle. Si bemolle minore, basso la bemolle. Mi bemolle. Settima, basso la bemolle. La bemolle, basso do, basso mi. Scusatemi, mi sono fatta prendere, ok? Secondo me questa è una cosa che per esempio nella musica classica usano, nel pop usano gli arrangiamenti con le orchestre, l'orchestra invece quando si ragiona la usano questa roba. Secondo me i pianisti moderni la usano poco, la usano meno di quello che potrebbero. E invece se poi invece senti Jarrett e Meldau, loro la fanno proprio a iosa questa roba, che è una roba contrappuntistica, insomma. Per me è una cosa bella, un nuovo colore, un nuovo orizzonte. Quindi ricordatevi, come ormai dico da un po', lavorateci su questa roba, divertitevi, provate e ricordatevi, come dico sempre, i video che io faccio su YouTube o anche i videocorsi sono divulgativi, fanno capire delle cose, però c'è un modo oggi se volete volare, se volete veramente svoltare, io vi consiglio vivamente di iscrivervi all'Accademia Online, la VSA, Valerio Silvestro Academy, date sul sito, non c'è il numero qua sotto, link sotto al video, quindi vi consiglio vivamente, anche perché veramente funziona, veramente è una figata e non ve ne pentirete. Quindi, come sempre, vi auguro buon divertimento giocando con queste cose, perché come dice il saggio, se vi divertite crescete sani. Al prossimo video.